Buongiorno amici! Nel video precedente abbiamo osservato come lavora per noi l'orto. Adesso Saul ci mostrerà come prelevare le piantine cresciute spontaneamente, dove metterle e come conservarle per il trapianto. Allora, questo è un ottimo sistema. Vedete che io prelevo, comincio con gli spinaci. Come vedete prendo un gruppetto, paletta, zolla e dentro. Come vedete ne ho non un vivaio ma di più, cioè sono milioni e milioni. Questi sono di più di quanto potrebbero essere, non so, 10 buste di semi di qualsiasi marca che voi comprate, no? Cerco di lasciarli vicini, poi gli darò un goccio d'acqua. Per quello che vi ho detto, mettete sotto un telo. Questi potete anche eventualmente trasportarli, spostarli da un orto all'altro. Ecco fatto. Questa è una piccola cassetta contenente tutti gli spinaci. Adesso prendo un'altra cassetta e comincio con, non so, le coste, la borragine, la calendula, e proseguo con tutti gli ortaggi in questo modo. Vedo che nell'orto ci sono molti tipi di piantine diverse, cresciute molto vicine. Cosa bisogna fare in questo caso? Dove stai raccogliendo la borragine ci sono anche piantine di spinaci. Ovviamente raccolgo piantine di borragine e anche piantine di spinaci perché sono cresciute insieme. Non state a dividerle, perché tanto comunque dividere la zolla impoverirebbe in questo caso la radice, nel senso che la mettete sotto stress. Lasciate così com'è. Quando piantumate potete o suddividere, vedete quante piantine sono di borragine, vedete quelle più grandi e quelle più piccole, vedete che io raccolgo esattamente senza suddividere, così. Questa ad esempio è già una piantina di calendula. Questa è l'operazione perché io non ho pronto uno spazio. Se voi avete già uno spazio d'orto preparato, potreste raccoglierle e ripicchettarle immediatamente, per cui vi prendete una cassetta, un cesto, un grande sottopiatto, mettete le zollette, li trasportate e andate immediatamente a mettere in pieno campo a dimora. Fatelo, ovviamente oggi c'è un po' di sole, cercate di farlo al mattino o alla sera in modo che subiscono meno stress possibile, con una previsione del tempo che i giorni a seguire sarà o leggermente coperto o almeno che dia la possibilità di piovere. Le cassette le deposito all'ombra. Ad esempio questa nella raccolta ha la possibilità di raccogliere cosmea e calendula, cosmea e calendula. Cioè vedete che vado a raccogliere già l'intera zolla, la deposito e ci siamo. Guardate qua, calendula è preziosissima per tisane, per decorare piatti, molto utile anche nella cosmesi, per creme e per oli. Questo vi dà anche il permesso di avere rispetto delle piante, del loro ciclo naturale, ma avere anche il rispetto di dire che se una cosa muore, cioè trapiantiamo 20 coste, 5 moriranno, diventeranno nuovo ciclo vitale nel terreno, nutriranno i funghi, i microrganismi. Così pensate a quanto risparmio economico, ma risparmio di impatto ambientale. Cioè si ricicla assolutamente tutto, ciò che muore dà origine a un'altra vita. L'espianto può danneggiare le piantine? Adesso sto riempiendo esattamente questa cassetta di coste
Ovviamente cosa avviene? Che essendo piante molto spontanee e robuste hanno una radice molto profonda. Adesso ve ne mostrerò una. Guardate, vedete come, guardate, questi sono già più dei radicali. In questo momento si è alzato alla luce del sole ed è molto caldo, per cui vedete che tendono a svenire, come si dice. Però consideriamo anche questa cosa. Adesso li porterò all'ombra nel capanno, gli darò un goccio d'acqua dall'innaffiatoio e a quel punto poi loro fra 2 ore li vedrete che saranno di nuovo verdi. Lo so che sono troppe le coste che sto raccogliendo, ma sono così belle che non posso farne a meno. Poi raccoglierò qualche piccola zolletta di Rumex. Vediamo allora il bottino di oggi e come lo conservi per il momento del trapianto. Cassette di spinaci, calendula, borragine fiordaliso, calendula, coste ed erbette, camomilla, coste, erbette, rumex e tomatillo. Adesso li porto nel capanno e do l'acqua. Allora, questa è acqua piovana che viene dalla grondaia, per cui è già a temperatura ambiente ed è un'ottima risorsa. Si può bagnare anche con una rosetta, non diamo molta acqua, diamo una quantità d'acqua sufficientemente per inumidire la terra. Considerate che sotto c'è appunto il telo, per cui conterrà e loro riceveranno l'umidità sufficiente. E lavoro terminato, e cosa dire? Adesso andiamo a fresare, poi suddividiamo gli spazi, creiamo le aiuole e poi piantoniamo. In questo modo, avendo tante piantine, avendole raccolte in questa specie di grande nursery dove stanno, abbiamo la possibilità di averne tante che si salvano e il resto lo lasceremo poi nei vialetti, per cui o bordo campo, bordo aiuola o vialetti, come ovviamente materiale di decomposizione. Alla prossima e buon orto!